Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima parte di maggio 2023. Ok, ragazzi, abbiamo la carta del Papa. Quando c'è la carta del Papa si parla di... ehm, guardate, normalmente è una carta di tipo spirituale, quindi per qualcuno può fare riferimento a un nuovo momento spirituale, a una presa di consapevolezza. Per qualcun altro potrebbe fare riferimento magari a dei contratti, nello specifico essendo una persona di chiesa potrebbero essere dei matrimoni o ci potrebbe essere qualche questione legata a un matrimonio. E fa anche riferimento alle guide spirituali. Ma andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Io come sempre ragazzi vi dico che le letture sono generali. Ops, è proprio saltata sulla camera. Sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, che è proprio una guida. Trovate il link al corso intermedio di tarocchi che inizierà a maggio. Trovate il link anche al video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione degli abbonamenti, perché da adesso è anche possibile abbonarsi al canale e lì vi spiego appunto di che cosa trattano gli argomenti dei video degli abbonati, insomma. Per chi poi volesse contattarmi può scrivermi una mail all'indirizzo che sempre vedete sotto o che vedete qui. Bene ragazzi, cominciamo con gli amanti, un 7 di denari, il fante di denari, un 3 di spade e poi abbiamo nuovamente l'energia del Papa che si ripete, un re, scusa, sì, un re di pentacoli, un 6 di bastoni e un 10 di spade. Carte contrastanti, interessante. Allora, partiamo con la carta degli amanti che può fare riferimento a una relazione di coppia, sì, o può anche fare riferimento al vostro amor proprio, mi verrebbe da dire. Ehm, lo andiamo poi a vedere dopo, ma è una bellissima carta per iniziare, perché è una carta di equilibrio, una carta di armonia. Mm? Scusate, c'era il riflesso del sole e poi non si vedono le carte, quindi ho spostato un attimo. Va bene, andiamo avanti. Abbiamo anche poi un set di pentacoli al contrario, che mi indica una sorta di o impazienza o come se doveste ancora effettuare del lavoro, ci fosse ancora qualche cosa da fare e me lo fa anche venire in mente questo ehm, fante di denari perché il fante di denari è sempre è la carta dell'apprendista, è come se qui qualcuno volesse imparare qualche cosa, volesse dedicarsi di più a qualche cosa. Tenete presente che comunque è una figura che per qualcuno potrebbe fare riferimento anche a un figlio perché è un fante. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche questo 3 di spade. Ragazzi, io qui sento che c'è qualcuno che ha una ferita ancora aperta che si vorrebbe chiudere, ma fondamentalmente si fa fatica. Perché il 3 di spade sono, diciamo, le sofferenze create dalla mente. Abbiamo poi appunto il Papa nuovamente, quindi qui arriva l'energia che si sentiva a inizio lettura. Il Papa è una carta appunto, come vi dicevo, parla di ufficializzazioni, di riconoscimenti, parla di tradizioni. Andiamo a vedere carta per carta, poi queste qua le spieghiamo subito in modo dettagliato. Andiamo a vedere gli amanti. Abbiamo il giudizio al contrario, il 2 di coppe, la luna e il 7 di bastoni. Ragazzi, c'è
un'unione a inizio mese o arrivate da un'unione che non è detto che perché ci sono gli amanti e il due di coppe sia un'unione a livello romantico, può anche essere un compromesso, ipotesi a livello lavorativo, che è un compromesso equilibrato. Vi dico che ci sono delle proiezioni con la carta della luna e con questo set di bastoni. È come se qualcuno pensasse di dover difendere con le unghie e con i denti questo tipo di situazione. Il fatto che ci sia il giudizio o come l'idea che sia qualche cosa che potrebbe per qualcuno, diciamo questo periodo, essere proprio un insegnamento di tipo karmico su come attraversare le vostre paure, su come affrontare le vostre proiezioni. Andiamo a vedere il 7 di denari al contrario. 6 di spade e ruota della fortuna. Allora, avere la ruota della fortuna al contrario indica che c'è un movimento da fare ma che ancora non viene fatto. E allora, il movimento potrebbe essere appunto l'allontanarsi da certe idee che si hanno legate al passato o allora mi dicono una volta bastava, quindi come se lo sforzo che facevate tempo fa fosse sufficiente per ottenere l'obiettivo, però adesso è come se ci fosse ancora qualche cosa da fare per riuscire ad arrivare a questa chiusura ciclo di cui ci parla la ruota della fortuna. Andiamo a vedere il fante di denari. Papa un'altra volta, quindi ragazzi, 1, 2, 3 volte il Papa. Qui ha a che fare con dei contratti, io ve lo dico. Per molti sì che è una questione, diciamo, legata al matrimonio, legata a una struttura societaria. ehm, C'è bisogno di regolarizzare qualche cosa. C'è bisogno di essere riconosciuti, c'è bisogno di riconoscere. Guardate, ho come la sensazione che per qualcuno ci sia la voglia come vi posso dire? Non di essere ricompensati, di essere, sì, riconosciuti, ma quasi idolatrati. Ho come questa sensazione. Abbiate bisogno di essere riconosciuti davanti alle masse, che con questa giustizia, al contrario, io sento che molte persone si sentono in una sorta di ingiustizia in questa prima parte di maggio, ma giustamente se voi qui pensate che fino a quel momento quel tipo di atti piuttosto che parole potessero bastare e adesso vi dicono no, guardate che dovete applicarvi di più per essere riconosciuti, ha senso, cioè. Scusate ragazzi, c'è questo riflesso che non mi lascia tranquilla. Andiamo avanti, andiamo a vedere il 3 di spade. 3 di pentacoli e 10 di spade al contrario. Allora, se non fosse una situazione tipo romantica piuttosto che lavorativa dove dovete ufficializzare qualche cosa, si tratta di ufficializzare, cioè, è come se fosse un contratto per una casa, un contratto per una ristrutturazione, un contratto per una macchina. È come se ci fosse qualche cosa legato a questo tipo di contratto, a questa ufficializzazione che vi crea la sofferenza, probabilmente perché voi vorreste di più rispetto a quello che avete adesso. Però è una questione di sforzo. Qui vi ricordo che avete un 7 di bastoni, dovete in un certo senso lottarvela. Andiamo a vedere il Papa, perché comunque ce l'avete a fine lettura, cioè nella seconda parte della lettura.
abbiamo un re di pentacoli e la carta dell'imperatrice. Ragazzi, io sento che arriverà quello che vi state aspettando, quell'ufficializzazione, quella presa di consapevolezza. E guardate, qui avete di nuovo il re di denari, eh? Andiamo a vedere il re di denari. Allora, 9 di coppe, 3 di coppe, 7 di pentacoli, regina di spade e 4 di spade. 7 di pentacoli ce l'avevate già qui. Ho come la sensazione che qui potrebbe esserci la necessità, ragazzi, di mettere le cose in chiaro. Qui non c'è più voglia di giocare, mi viene da dire. Tenete presente che comunque avendo un re di pentacoli è una carta che rappresenta una persona con la quale si può parlare, è una persona generosa. Però ecco, qui avete bisogno di uscire da un certo tipo di impasse. Perché vi dico così? Perché il 9 di coppe, quando è al contrario, parla di una sorta di vizio, stagnazione. Siccome qui abbiamo un 3 di coppe, per qualcuno potrebbe parlare di tre energie, quindi se fosse una questione romantica potrebbe esserci un terzo incomodo, se fosse invece una questione lavorativa potrebbe essere un gruppo di lavoro o un gruppo familiare anche. Adesso dipende poi, come dico sempre, dalla realtà di ognuno. E col 7 di pentacoli e con tutta questa parte qui, diciamo, ehm, avete bisogno di cambiare vibrazione, perché comunque avete la regina di pentacoli, scusate, la regina di spade al contrario, il 4 di spade al contrario. C'è bisogno di fare chiarezza mentale, di muoversi, di non rimanere fermi in questo tipo di situazione. E appunto, visto che avete il re di pentacoli, ragazzi, ho come così, la percezione di qualcuno che si stia infilando in una situazione, relazione, contratto lavorativo, che insomma ha bisogno di essere ben strutturato, ok? Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Fante di denari, cavaliere di spade. E poi c'è la chiusura del ciclo col 10 di spade. Allora, qui se fosse una questione lavorativa, il punto qui è mettere d'accordo i colleghi, mettere d'accordo il gruppo, mi viene anche un po' da dire. Però ecco, qui avete il fante di pentacoli, qui avete il fante di pentacoli. Arriva, raga, e qui avete comunque, sono due carte che più o meno hanno la stessa energia. Arriva il riconoscimento, arriva... Può essere un mentore, può essere una guida che vi aiuti ad andare avanti nel dirigere il vostro progetto, il vostro percorso, il vostro gruppo di lavoro, insomma. Sta di fatto che con questo cavaliere di spade, ragazzi, avrete la giusta determinazione per arrivare a quel contratto, a quel riconoscimento, a quel ceto sociale, a quella persona così difficile da raggiungere, da arrivare. E che ci sono diverse interpretazioni, sinceramente. Poi vedendo tutti questi, gli amanti, il due di coppe, il papa, fortemente per qualcuno è una situazione a livello di contratti familiari, mentre per qualcun altro sì che è una questione a livello lavorativo, o magari è solo un contratto per una ristrutturazione di una casa. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, perché veramente ha diverse letture. Allora, andiamo a vedere ancora una frase su cui meditare e poi un oracolo dei guerrieri di luce. Constato i buoni risultati degli sforzi fatti fin qui, invece di vedere ciò che ancora rimane da fare. Bellissima! Ed è un po' in linea, no? Con quello che abbiamo detto fino adesso. Mm. Sì, perché effettivamente c'è qui qualche cosa che, però è come se aveste bisogno di più.
Va bene, è un po' come dire focalizzatevi sul positivo invece sul bicchiere mezzo pieno invece che sul bicchiere mezzo vuoto. Andiamo a vedere ancora. Grazie. Guardate che cosa ho visto. Amore. Questa carta vi dice di vivere la vostra verità e di espressare, no, di esprimere e di condividere l'amore che è nella vostra anima. Cioè, fate brillare la fiamma interna anche verso l'esterno, ok? Poi abbiamo rilasciare. Mm. Anche qui, ragazzi, c'è la 6 di spade, no? Sì, eccolo qua. Rilasciate tutto quello che non vi permette di essere autentici, tutto quello che sono le aspettative degli altri, tutto quello che sono gli obiettivi degli altri, che a voi non interessano, semplicemente lasciateli andare. Chissà se c'è un 10 di bastoni, no. Però c'è questo 10 qua. E poi abbiamo visione. Abbi fiducia nella tua abilità di creare la visione nella tua anima, perché giustamente tutto quello che esiste sulla Terra, tutti gli oggetti che esistono, prima di diventare oggetti fisici sono stati un'idea. Prima qualche cosa viene pensato, poi pian piano viene concretizzato. Quindi si tratta di riuscire ad avere una visione chiara di quello che si vuole. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione. Se volete supportare il canale potete anche fare una donazione o potete anche abbonarvi. Nella sezione degli abbonamenti parlo di temi di crescita spirituale, di metafisica, cercando di spiegarlo in modo molto semplice. Però ecco, sono temi interessanti per chi vuole andare a fondo, uscire magari da un periodo di vita un po' critico, insomma, ve li consiglio. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!